Benvenuti al secondo video della serie Pazza epoca vittoriana. Oggi vi parlerò di com'era avere le mestruazioni in epoca vittoriana, le credenze mediche e culturali, i metodi usati per assorbire il sangue e contro il dolore e tutto quello che girava intorno a ciò che ancora sembrava il mistero del ciclo femminile. Innanzitutto non bisognava avere il ciclo prima dell'età prestabilita dai dottori. Non bisognava, appunto. Se capitava di averlo prima, era meglio nasconderlo, perché soffrire di ciclo precoce era considerata una sventura, che portava inevitabilmente malattia e morte, ed era causata da un eccesso di stimoli quali andare a teatro, avere cotte infantili, ascoltare musica. Agli inizi del 1800 si presume che la maggior parte delle donne di basso ceto sociale non indossasse niente per assorbire il sangue. Questo in relazione anche al fatto che avevano ben pochi cicli mestruali per via delle frequenti gravidanze e per le donne disagiate anche per la denutrizione. Nel caso occorresse si potevano usare pellicce di pecora, spugne di mare infilate come un tampax, cinture che reggessero degli stracci o semplicemente tenere gli stracci stretti tra le cosce, per le nobildonne che non avevano molto da fare a parte chiudersi in camera per la vergogna e aspettare che la tortura finisse. Per assorbire il sangue il metodo più sofisticato, anche se non molto diffuso, era la cintura mestruale. Una cintura legata intorno alla vita con un fermaglio a cui poteva essere collegata una cinghia che teneva fermo un cuscinetto di stoffa. Ricordatevi che le loro mutande erano aperte in mezzo alle cosce. Se volete saperne di più, guardate il mio video sull'origine e la storia delle mutande. Questi cuscinetti non erano per niente comodi e spesso irritavano la pelle tra le cosce, provocando dolorose abrasioni, ed erano di intralcio quando si doveva urinare. Questi assorbenti primordiali venivano lavati e riutilizzati. In passato l'età dello sviluppo e soprattutto delle prime mestruazioni era più avanzata rispetto a quella attuale. Al giorno d'oggi le ragazze hanno il menarca tra i 10 e i 16 anni, mentre nel Settecento e nell'Ottocento l'età era tra i 14 e i 18. Dopo un paio d'anni dal primo ciclo mestruale le ragazze altolocate facevano il loro debutto in società, tra i 17 e i 23 anni. Dopo questo fatidico compleanno la poveretta cominciava ad essere considerata una zitella e iniziava lentamente il suo declino sociale. In epoca vittoriana le ragazze avevano la loro prima mestruazione in media a 13 anni e mezzo se appartenevano alla classe abbiente e a 14 anni e mezzo nella classe povera e lavoratrice, probabilmente per la scarsa nutrizione delle classi povere. I dottori credevano che la regolarità del ciclo di una donna fosse correlata alla sua salute mentale. Il suo corpo controllava la sua mente. Una delle fonti su cui si basavano le idee vittoriane riguardo il ciclo mestruale è il libro Medicina domestica di William Buchan, perdonatemi ma non so come si pronunci. Egli sosteneva non solo che le mestruazioni fossero una malattia, ma relegava la salute delle donne al campo domestico come se non fosse un serio problema medico. Questo medico, come i suoi contemporanei, credevano che mentre una donna aveva il ciclo, ogni sforzo della mente, sia intellettuale che emotivo, avrebbe potuto esserle fatale, perciò era sconsigliabile interrompere il flusso mestruale. Le donne avrebbero quindi dovuto concentrarsi sull'alleggerire la propria mente per permettere ai processi del loro corpo di agire senza essere ostacolati dall'intralcio mentale. Venivano loro proibiti i giri in bicicletta, la macchina da cucire e i bagni. Dopo spiegherò il perché di questo antico divieto di farsi il bagno in quei giorni. La maggior parte delle donne però non avevano il lusso di stendersi sul divano per un paio di giorni solo per il ciclo, quindi continuavano a svolgere i loro doveri domestici nonostante le raccomandazioni dei medici più illustri. In epoca vittoriana alle donne mestruate non era consentito nemmeno l'accesso ai giardini, perché si pensava che facessero seccare le piante. Questa credenza resiste anche ai giorni nostri. I testi medici dichiaravano che le donne fossero attratte dagli uomini solo durante il periodo di attività dei loro organi riproduttivi, che il loro appetito sessuale fosse poco sviluppato e raggiungesse il suo culmine proprio durante le mestruazioni. Che fortuna, direi. In conformità con la mentalità sessista dell'epoca, le donne erano attraenti per gli uomini solo come incubatrici per la riproduzione e l'attività sessuale come era praticata dagli uomini al tempo della Bibbia. La cessazione delle mestruazioni veniva considerata un segno di invecchiamento, a seguito del quale la donna perdeva il suo ruolo principale di incubatrice e quindi il suo valore veniva ancor più ridotto.
Dato che le donne erano ritenute incapaci di controllare la loro salute, era di conseguenza responsabilità del padre o della più vecchia figura maschile della famiglia assicurarsi che il ciclo di una donna fosse regolare e che non ci fosse niente che potesse ostacolare il flusso mestruale. I medici teorici ritenevano che il ciclo mestruale fosse una specie di valvola di sicurezza attraverso la quale scaricare un eccesso di impulsi animali. Abbassavano le donne allo stato degli animali, sostenendo che la fuoriuscita di sangue fosse ritenuta la conseguenza di una peculiare e periodica condizione in cui i vasi sanguigni dell'utero lo preparano all'inseminazione. Questa condizione per loro era analoga al periodo del calore negli animali inferiori. Le manifestazioni fisiche della funzione riproduttiva, il ciclo mestruale, la gravidanza, l'allattamento e la menopausa, erano la più comune giustificazione di carattere biologico adottata per limitare la partecipazione delle donne ad attività che si volevano di esclusivo appannaggio maschile, come lo sport. Le prime pubblicità incentrate sulle mestruazioni femminili nacquero in quest'epoca, per lo più per pillole correttive che aiutavano a regolare il ciclo rimuovendo gli impedimenti al ciclo mestruale e alleviando i sintomi associati come malessere generale, nervosismo, vertigini, mal di testa, male al petto e allo stomaco e tutti i comportamenti isterici e nervosi. Questi erano gli unici elementi contenuti nei giornali che fossero indirizzati al pubblico femminile, o per le donne che non sapevano leggere, ai loro mariti o padri. Questi annunci non menzionavano mai le mestruazioni o il sangue in modo diretto, ma contenevano informazioni codificate che i medici dispensavano con linguaggio autoritario per evocare paura e insicurezza. A quei tempi i dottori credevano che i 4 umori, sangue, bile gialla, bile nera e il muco, dovevano essere correttamente bilanciati e circolare nel corpo per mantenere una buona salute, quindi pensavano che il ciclo mestruale liberasse il corpo femminile dal sangue superfluo. Se il sangue non fosse fluito ma fosse invece ristagnato nel corpo, avrebbe potuto causare tutti i tipi di malattia. Ora sappiamo che l'interruzione del ciclo mestruale è un sintomo di malattie sistemiche come la tubercolosi e il cancro, ma a quei tempi pensavano ne fossero invece la causa. Così le donne evitavano quelle attività che credevano avrebbero potuto interrompere il flusso. Le maggiori precauzioni erano quelle di non prendere freddo, sia facendo il bagno in acqua fredda o lavorare fuori con il tempo freddo e umido. Cosa facevano le donne vittoriane per alleviare i crampi mestruali? Si drogavano. Droghe come l'oppio, la cocaina, la marijuana non solo erano legali e vagamente regolate, ma spesso facevano parte degli ingredienti delle prescrizioni mediche del tempo. Alle donne venivano normalmente distribuite droghe in risposta alle cosiddette lamentele femminili, in particolare il dolore associato alle mestruazioni, al parto o a malattie femminili come nevralgia e isteria. Utilizzavano anche medicine alle erbe, ma data la copiosa quantità di alcol che esse contenevano, non so dirvi se il sollievo era dovuto alle erbe o all'alcol che anestetizzava il dolore. Un trattamento ancora più radicale offerto da un medico americano nel 1872 era quello di asportare chirurgicamente le ovaie così da porre fine al dolore mestruale. Se il video ti è piaciuto metti un mi piace, iscriviti e attiva la campanella per rimanere aggiornato sulla serie Pazza Epoca Vittoriana. Al prossimo video, ciao!